Ciao a tutti! Questa è una guida per realizzare un hotbar un po' particolare e decisamente utile su Final Fantasy XIV. Ora ve la mostro. Vedete, io qui praticamente cliccando questo tasto mi cambia barra. Non è una funzione standard del gioco, quindi ce la dobbiamo creare noi. La guida è ispirata a quella dell'utente Red Bean Past su Imgur. Troverete il link alla sua guida in inglese e su Imgur nelle informazioni del nostro video. Innanzitutto consiglio di scegliere le tipologie di barre che vogliamo creare. Io per esempio, come avrete già visto, ho creato una barra per i gear set, una barra con i food e le mount, una barra con i minion e una barra con le utility, che sono in pratica le shortcut per i menu che poi utilizzo. Per prima cosa verifichiamo di avere il numero di barre necessario. Nel mio caso ne servono 5, una per ogni tipologia scelta e una in cui verrà effettuato il copia e incolla. Una delle barre, quella a cui appunto verrà effettuato il copia e incolla, dovrà essere sharata, cioè condivisa con tutte le classi. Per fare questo andiamo su System, Character Configuration, Hotbar Setting, Sharing e scegliamo la barra che vogliamo condividere con le altre. Nel mio caso io ho scelto la barra numero 8, quindi così non è più condivisa, così è condivisa, e clicchiamo su Apply, in maniera che le modifiche che abbiamo effettuato sono salvate. A questo punto dobbiamo scegliere l'altra barra, che sarà a vostra discrezione. In base al numero di tipologie che avete scelto, dovrete avere uno stesso numero di job o classi in cui quella barra è vuota. Vi conviene anche vedere questa barra, ovviamente bisogna inserirci le skill al suo interno. Quindi andiamo su Display e scegliamo la barra che vogliamo. Nel mio caso ho scelto la hotbar numero 9, visto che ho 4 classi in cui è vuota. E clicchiamo di nuovo su Apply. A questo punto inseriamo le skill o le action che vogliamo in ogni barra. Io adesso personalmente ho scelto per il Black Mage, ho scelto i gear set, per il bardo ho scelto i minion, per il warrior ho scelto le utility e per il white mage ho scelto la barra con i food e le mount. Ora torno su quella del warrior perché dopo faremo riferimento a questa. Dopo aver fatto questo, adesso arriva la parte un po' più difficile. Innanzitutto nelle barre bisogna sempre lasciare almeno uno slot vuoto, anzi non almeno, bisogna sempre lasciare uno slot vuoto, sicuro, sempre. Perché all'interno vi dobbiamo inserire la macro che ci servirà per copiare e incollare le barre sulla barra sharata. Come si fa a creare una macro? Andiamo su System, User Macro, e ecco qui il nostro menu per la realizzazione delle macro. Le macro che io ho creato per questa cosa sono queste 4. Appunto, come abbiamo detto prima, abbiamo 4 barre, quindi ci servono queste. A questo punto analizziamo questa barra, che è la barra che ho inserito nello slot vuoto del Black Mage nella barra delle utility. Difatti si chiama utility maggiore job. Per me il maggiore sta a significare una freccetta, giusto per darmi un'idea di quello che fa. Che cosa fa questa barra? Quando io la cliccherò, copierà la barra 9 del Black Mage sulla barra 8 sharata. Quindi io, quando la clicco, visualizzerò la barra con i gear set. La corretta sintassi in questo caso sarà /hotbar copy blm 9 share 8. Se vogliamo creare una formula generale sarà /hotbar copy job numero barra share numero barra sharata. In job numero barra dovrò inserire l'abbreviazione del job o della classe in cui ho la barra che desidero vedere successivamente a quella che vedo attualmente nella barra condivisa, e dovrò scrivere anche il suo numero. Spero di essere stata chiara. Comunque adesso vi farò vedere anche le altre macro e vi darò di nuovo dimostrazione di come funziona.
questa tipologia di barra. Innanzitutto parliamo anche dell'immagine, perché come vedete io ho scelto questi simbolini che non sono né solitamente nelle nostre skill e così via. Difatti li posso scegliere cliccando. Adesso vi faccio vedere una macro vuota così potete capire. Se voi la dovete creare vi trovate un quadratino grigio non colorato o altro, quindi cliccando qui voi potete scegliere che cosa metterci, che disegno metterci. Ce ne sono diversi che sono carini, io appunto ho scelto questi, la maggior parte sono tutti da qui mi sembra, sì anche il cuoricino, perfetto. Li ho scelti da qui perché mi danno l'idea per identificare la barra che sta utilizzando, infatti ho usato questo qui per l'utility, per i gear set, per i food quest, il cuoricino per i minion, visto che sono i miei preferiti, oppure se proprio vi piace un'immagine o di una skill o di un action che qui non si trova, dovete scrivere /micon, eccola, ecco qui così la potete vedere, aperte virgolette, nome skill, chiuse virgolette. In questo modo vi sceglierà il disegnino di questa action. Infatti questa qui era una vecchissima macro che non ho mai cancellato per fare Quelling Strike e Raging Strike insieme. Difatti gli ho messo /micon aperte virgolette Quelling Strikes e infatti mi fa vedere il disegnino di Quelling Strike, mi fa vedere anche il cooldown, ma questo a noi non ci interessa sinceramente. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Per verificare che effettivamente tutte le nostre macro funzionino dobbiamo far partire. Voi avrete la barra ovviamente qui vuota perché non è stato ancora fatto nessun copia e incolla, quindi adesso vi faccio vedere che se io anche vado a cliccare da qui, adesso se io clicco qui mi visualizza questa barra qua, quindi non ha molto senso farvelo vedere. Se andiamo su barra invece io clicco qui, appunto mi fa comparire utility, perché questa barra qui è stata chiamata minion maggiore utility, perché vuol dire che da minion, dalla mia barra con i minion, la barra successiva sarà utility. Andiamo a vedere come l'ho fatta. Andiamo di nuovo su macro. /hotbar copy war 9 share 8, perché la barra delle utility è sulla barra 9 del warrior. Difatti se io adesso vado a mettermi warrior, noi vedremo appunto qui la barra delle utility. A questo punto, se avete verificato che tutte le macro sono nel posto giusto e che la rotazione funziona correttamente, potete togliere la visualizzazione della barra non condivisa, sempre andando nuovamente su System, Character, Hotbar Setting, Display e tiriamo via il tick da Hotbar 9, nel mio caso sempre, voi ovviamente avrete la vostra barra, e clicchiamo su Apply. Io adesso anche cambiando job non visualizzerò più la barra perché non ci serve più, perché noi adesso abbiamo la barra che ruota utilizzando le macro. Questo è tutto, spero vi sia stata utile questa guida. Se avete qualche problema o volete qualche informazione o qualche consiglio o non avete capito qualcosa, commentate qui sotto. Ciao a tutti!